Benvenuti, noi siamo Natus. Alcuni anni fa un canale di nome Neurodrome divulgò un video dal titolo Terra piatta, la teoria della pazzia. Mi domando con quale autorità uno youtuber si permette di etichettare individui unicamente colpevoli di nutrire forti dubbi, tra l'altro ben motivati, nei confronti di una narrazione spaziale. Insomma, Neurodrome, chi cazzo ti credi di essere? Tutto l'espletamento del tuo video è sostenuto da una presunzione alquanto grottesca derivante dal tuo indottrinamento. Sei un tipo da recinto, si capisce. Molti hanno risposto al tuo contenuto, alcuni egregiamente. Bene, abbiamo riassunto queste risposte creando un'unica disamina così da frantumare la tua terrapalla, sbriciolando la tua cultura basica da mediocrate umano succube di un globalismo massonico sionista. Probabilmente offenderà il nostro format respingendo con ossequia ignoranza le nostre dichiarazioni, ma gente come te, come voi, come loro non potrà nascondere la verità in eterno. La società odora di merda e voi ci sguazzate come maiali nel fango. Detto questo, prima di commentare alla cazzo e di insultarci, abbiate la decenza di guardare tutto il contenuto e di riflettere seriamente sulle nozioni esposte. La nostra playlist flat vi darà manforte. Il video è da ritenersi altamente probatorio, munitevi di carta e penna. Iniziamo. Partiamo dalle costellazioni. Per fare questa prima prova vi basterà uscire di casa stanotte ed osservare il cielo. Noterete che col tempo il cielo stellato sopra di voi ruoterà. Questo è dovuto al fatto che il nostro pianeta, come tutti sapete, ruota su se stesso, quindi anche il cielo stellato sopra di noi sembrerà roteare. La nostra galassia è in continuo movimento, ma tutte le stelle e i pianeti che lo compongono, compresa la Terra, si muovono in maniera uniforme intorno al centro della galassia. Cazzo, dici sul serio? Mi stai dicendo che tutto l'universo infinito, illimitato, fantasmagorico, costituito da miliardi di stelle e di galassie, ognuna con la propria gravità, quindi con moti diversi, ruoti perfettamente sincronizzato, facendo sì che noi, miseri abitanti di una piccola roccia blu, osservassimo sempre lo stesso cielo, dandoci l'impressione che la Terra sia ferma e che siano le stelle sopra di noi a roteare? Minchia, pensa tu che culo. Ma andiamo avanti perché adesso arriva il bello. Quindi dal nostro punto di vista le altre stelle si trovano sempre più o meno verso la stessa direzione, però visto che il nostro pianeta gira su se stesso e noi ci troviamo sopra di esso, le stelle sembreranno roteare sopra di noi. E qui viene il primo punto. Il nostro pianeta, come potete vedere, ha una parte inferiore ed una superiore, divise dall'equatore, i cosiddetti emisfero australe ed emisfero boreale, ovvero emisfero sud ed emisfero nord. Se vi posizionate in questo punto del pianeta, come logico che sia, vedrete le costellazioni sopra di voi roteare in senso antiorario. Se invece andate nell'emisfero sud, in paesi come Australia, Sud America o Sudafrica, il cielo sopra di voi ruoterà in senso orario, proprio perché si è nel lato opposto. Ecco, già questo dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che il nostro pianeta ha una parte superiore ed una inferiore. Ferma, questo è assolutamente falso. La rotazione del cielo dipende dalla direzione nella quale si sta osservando. Dovete sapere che a livello di osservazione le stelle si suddividono in due gruppi, quelle OC2, ovvero quelle che sorgono e tramontano, e quelle circumpolari, ovvero quelle che non tramontano mai. Tutte le stelle OC2 sorgono sempre ad est e tramontano ad ovest. Detto questo, prendiamo ad esempio Roma, che si trova a 41 gradi latitudine nord, così caro Neurodrome anche tu puoi dare un'occhiata. Se mi trovo tra i 30 ed i 50 gradi di latitudine nord, cioè nella parte più centrale dell'emisfero boreale, guardando verso nord vedrò le stelle ruotare in senso antiorario da est ad ovest intorno alla stella polare, la quale si troverà circa 45 gradi nord di altezza. Se invece sposto il mio sguardo verso sud vedrò le stelle spostarsi da est ad ovest con un arco molto ampio in senso orario. Questi tipi di rotazione si spiegano solo con una Terra stazionaria sotto ad un firmamento che ruota sopra di noi, giustificando il moto del cielo stellato. Una migliore comprensione ci viene data dai principi che determinano la visione prospettica. Ad esempio, se ci troviamo su di una superficie piatta, l'orizzonte è il motivo per il quale non vediamo all'infinito, perché ciò che vediamo sotto all'orizzonte tende inevitabilmente a convergere verso il punto di fuga. Di conseguenza tutto quello che si trova oltre al punto di fuga affonda dentro l'orizzonte. Questo è dimostrabile con una qualsiasi fotocamera decente dotata di zoom ottico. L'esperimento condotto da Galileo con un cannocchiale di merda che enuncia la scomparsa della barca al di là della curvatura viene facilmente sbugiardato da attrezzature ottiche moderne che dimostrano come la barca svanisce
svanisce dentro l'orizzonte, causa effetto della prospettiva e della limitata visione dell'occhio umano. Lo stesso quindi accade anche per il Sole e le stelle nel cielo. Ciò che vediamo sopra di noi tende a convergere verso il punto di fuga dell'orizzonte. L'idea che stelle a milioni di anni luce di distanza siano visibili ad occhio nudo è una totale follia. Analizziamo ad esempio la stella polare che in Europa è visibile più o meno a 45 gradi di altezza nord. Se davvero si trovasse a 4.000 miliardi di chilometri, sarebbe impossibile vederla ad occhio nudo, perché la nostra visione prospettica tenderebbe a convergere tutto ciò che sta sopra e sotto l'orizzonte svanendo dentro di esso. Quindi anche in condizioni di visibilità perfetta le uniche stelle visibili disterebbero al massimo qualche migliaia di chilometri. Ergo non potremmo mai e poi mai vedere una stella distante 4.000 miliardi di chilometri, poiché annegherebbe dentro il punto di fuga prospettico, ma nonostante ciò noi la vediamo. E come? Alcuni idioti ci accusano di rifugiarci troppo nella visione prospettica, altri addirittura ne rinnegano l'esistenza. Ma vi faccio degli esempi. Se guardassi una nuvola vicino all'orizzonte e decidessi di raggiungerla ad un certo punto, mi troverei esattamente sotto di essa. In egual modo, se dall'Europa guardassi la stella polare a 45 gradi di altezza ed iniziassi un viaggio verso il polo nord, la stella polare salirebbe lentamente nel cielo allontanandosi dall'orizzonte fino ad arrivare esattamente a 90 gradi di altezza sopra la mia testa. Quindi fanculo la curvatura, non esiste. A tal proposito ascoltate. Se la curvatura della Terra fosse, come ci dicono, di 8 pollici per miglio per il quadrato della distanza, potremmo calcolare con questa tabella la misura della curvatura per ogni distanza percorsa. Ad esempio, una distanza di 190 km dovrebbe portare ad una curvatura di 2,8 km. Significa che guardando a livello del mare non possiamo vedere nulla al di sotto dei 2,8 km. Invece da 20 miglia si vede perfettamente il Monte Cinto in Corsica, alto 2,7 km e distante 190 km. Per di più si vede tutta la silhouette della Corsica, impossibile per la Terra sferica. Quindi prima di riempirci di merda, riflettete. Cari terratondisti, basterebbe soltanto questo ad incrinare la teoria eliocentrica. Ma sono un gentiluomo e con educazione sbriciolerò i vostri sogni sferici usando la prospettiva convergente. Questi sono raggi anticrepuscolari. Cito da Wikipedia. I raggi anticrepuscolari sono simili ai raggi crepuscolari, ma visti dalla parte opposta del cielo rispetto al Sole. I raggi anticrepuscolari sono quasi paralleli ma sembrano convergere verso il punto antisolare a causa della prospettiva lineare. Ne consegue che guardando ad ovest o ad est in entrambi i casi vedrò i raggi convergere verso il centro. Ora immaginiamo per un istante che questi raggi ruotino in maniera simile alla rotazione del cielo stellato intorno alla stella polare. Se noi fossimo il punto rosso e guardassimo ad est, i raggi ruoterebbero in senso antiorario, mentre guardando ad ovest vedremmo i raggi ruotare in senso orario. Allo stesso modo, se dall'equatore punto il mio sguardo verso nord, il cielo stellato ruoterà in senso antiorario, mentre puntandolo verso sud ruoterà in senso orario. Quindi, caro Neurodrom, la rotazione non dipende dall'emisfero nel quale mi trovo come tu dici, ma bensì dipende unicamente dal punto di osservazione rispetto all'asse centrale di rotazione del firmamento intorno alla stella polare. Non ti basta? Ora, col tuo permesso, frantumo un'altra tua cazzata terrapallista, ovvero la Croce del Sud. Sentiamo il tuo video al riguardo. Nell'emisfero sud si può vedere ad esempio la costellazione della Croce del Sud, costellazione che non è visibile nell'emisfero nord, ovviamente, perché se ti trovi nel lato opposto, come fai a vedere le costellazioni che stanno da quest'altra parte? È impossibile. Cazzo, sei proprio un asino, evidentemente ignori il concetto di prospettiva. Ti lascio questa immagine, magari comprendi, andiamo avanti. Secondo il loro modello invece, essendo notte nello stesso momento sia in Sud che in Nord America, da entrambi i punti dovrebbe essere possibile vedere ad esempio la Croce del Sud, ma questo purtroppo per loro non è assolutamente vero. La Croce del Sud, come da nome, può essere vista soltanto da chi sta a Sud. Quelli che si trovano in Nord America non possono vederla, è un dato di fatto.
Ultima prova, per chi non lo sapesse, in Sud America e in Sudafrica può essere notte nello stesso momento, ed da entrambi i punti, se si guarda verso sud, si può vedere appunto la Croce del Sud. Alt, guardate la data in basso, giovedì 20 luglio 2017, ore 1:10 di Greenwich, ovvero le 22:10 in Argentina e le 3:10 in Sudafrica. Neurodrome, sei pronto perché adesso ti asfalto. Vediamo quindi dove si trovava la Croce del Sud in Sudafrica il 20 luglio 2017 alle 3:10 del mattino. Bene, si trova quasi perfettamente a sud, leggermente nascosta sotto l'orizzonte. Spostiamoci adesso in Argentina nello stesso identico momento. Vivendo su di una sfera, anche qui dovremmo vedere la croce perfettamente al sud. Ops, ma guarda un po', la Croce del Sud è molto più alta nel cielo, trovandosi a sud-ovest, non a sud. Caro Neurodrome, prima di elargire stronzate dovresti almeno controllare. E adesso la domanda da 1.000.000. Se davvero viviamo sulla terra palla, come mai guardando a sud da entrambe le nazioni la Croce del Sud risulta in due posti diversi? Tranquillo, non prodigarti a rispondermi, tanto non puoi. Piuttosto rifletti sulla possibilità di un mondo manovrato che manipola la scienza teorica per distorcere la realtà in cui abitiamo. Detto questo, tutti voi vi starete chiedendo come spiegare la visibilità della Croce del Sud su di un piano piatto. Sentiamo Neurodrome al riguardo. Facciamo la prova con il loro modello. Allora, questo è il sud del Sud America, mentre questo è il sud del Sudafrica. Ecco, com'è possibile che chi sta in Sud America e guarda in questa direzione vede nello stesso esatto momento le stesse identiche stelle rispetto a chi sta in Sudafrica e guarda in questa direzione? Come, scusa, riascoltiamo. Ecco, com'è possibile che chi sta in Sud America e guarda in questa direzione vede nello stesso esatto momento le stesse identiche stelle rispetto a chi sta in Sudafrica e guarda in questa direzione? Falso, difatti non è vero che in entrambe le nazioni si vedono esattamente le stesse stelle identiche, perché come già detto le stelle OC2 sorgono e tramontano a loro volta sotto un firmamento circumpolare che non tramonta mai, e le loro posizioni mutano proprio per effetto della prospettiva. Come detto prima, il cielo stellato converge verso il punto di fuga, infatti la mappa stellare che vediamo dal nostro punto di osservazione non evince per niente la realtà. Ad esempio, se guardo il sole tramontare, la mia vista lo vede svanire dietro un ipotetico orizzonte. Oppure, se dovessi fidarmi della mia vista e volessi raccogliere l'ultimo fiore rosso della fila più a destra del campo, camminerei dritto davanti a me. Ma avvicinandomi vedrei la mia prospettiva cambiare, rendendomi conto che il fiore in realtà non si trova dritto davanti a me ma in fondo a destra. Quindi più la stella polare è lontana ed esterna alla rotazione del Sigma Octantis, e più essa sarà vicina all'asse di rotazione che osserviamo guardando verso sud. La Croce del Sud in pratica circoscrive la parte esterna della cupola, ma non vediamo il suo tragitto da est ad ovest perché è lontana, ed il suo movimento viene per così dire falsificato dalla nostra visione prospettica convergente. Come dire, se un uomo cammina in linea retta dall'altra parte del campo partendo dal primo fiore rosa in fondo a sinistra ed arrivando all'ultimo fiore rosso in fondo a destra, lo vedrei più o meno nello stesso punto come fosse quasi fermo, ma in vero avrebbe percorso tutta la lunghezza del campo da est ad ovest. Adesso proviamo ad applicare lo stesso principio applicandolo alla Croce del Sud usufruendo dell'esempio di prima dei raggi crepuscolari. Questo è il tragitto reale della Croce del Sud che attraversa il perimetro esterno, mentre questo è come viene visto in funzione della prospettiva. Quindi il vero percorso, cioè quello a sinistra, quindi esterno alla terra piatta, viene distorto dalla nostra visione prospettica e convergente in relazione al punto di osservazione. Difatti, se ci troviamo a nord, la Croce del Sud non la vediamo perché è fuori dal nostro campo visivo, mentre se siamo a sud vediamo la Croce del Sud ruotare in circolo nella parte più convergente del mio campo visivo. Come fa ad esempio la Croce del Sud a stare in due posti diversi nello stesso esatto momento? Non mi sapete rispondere? Alt, non solo ti ho risposto, ma ti ho messo contro la tua stessa teoria, quindi ti rigiro le due domande. La prima, com'è possibile su di un globo che la Croce del Sud sia visibile nello stesso momento in due posti diversi? Seconda domanda, com'è possibile su di un globo avere diversi tipi di rotazione nello stesso emisfero? Andiamo avanti. Il Sole.
Uno dei cavalli di battaglia dei terrapiattisti è: credi a ciò che vedi, non ti fidare dei libri, credi a ciò che vedi. E visto che il Sole e la Luna, almeno ad occhio, sembrano grandi uguali, secondo loro sono appunto grandi uguali. Questi invece sono i dati ufficiali dei nostri scienziati stipendiati dalla massoneria. La Luna ha un raggio di 1737 km ed è distante dalla Terra 384.000 km, mentre il Sole ha un raggio di 695.000 km ed è distante da noi, fortunatamente aggiungerei perché sennò ci cuocevamo le chiappe, 149 milioni di chilometri. Caro Neurodrom, l'unica cosa cotta dal Sole è il tuo cervello, perché se le distanze da te enunciate fossero reali, proprio per via della convergenza prospettica, la Luna la vedremmo piccolissima, sì e no, mentre il Sole sarebbe quasi invisibile perché oltre il nostro campo visivo. Prego. Questo è il loro modello, vedete dove stanno il Sole e la Luna? E la prima cosa che io mi sono chiesto vedendo questo modello è stata: se il Sole e la Luna stanno a questa altezza, quindi all'interno della nostra atmosfera, chi li muove? Come fanno a muoversi e perché non cascano? Dove stanno attaccati? Così, c'è un Sole nella nostra atmosfera che gira, non si sa chi lo tiene sospeso, non si sa per quale strana forza fisica gira sopra di noi. Nel mio mondo un oggetto così precipiterebbe al suolo. Alt, in verità ha molto più senso un Sole ed una Luna che girano magneticamente all'interno di un sistema chiuso rispetto ad un universo infinito fantasmagorico casuale con dei corpi celesti che orbitano nel vuoto così alla cazzo. Sapevi che non esiste alcun esperimento scientifico riproducibile riguardo le orbitazioni spaziali? Ve ne rendete conto? Ah sì, a parte la NASA. Il modello terra piatta invece è esplicabile e funziona come un grande generatore di energia elettromagnetica. Tesla lo aveva capito, difatti i suoi modelli terrestri erano tutti basati su circuiti chiusi governati da campi elettromagnetici. Ovviamente le sue scoperte furono screditate ed occultate dalle lobby del petrolio e del gas. Mi raccomando, scrivete nei commenti che Tesla era un terrapiattista. Il modello terra piatta spiega in maniera più logica anche il fenomeno delle maree. Domanda: se la Luna a causa del suo campo gravitazionale provoca le maree, come mai le uniche acque interessate sono quelle oceaniche e non quelle di tutti i laghi del mondo, o ad esempio delle paludi, degli stagni e di tante altre acque interne? Lo stesso Newton descrisse l'esplicazione dell'azione della Luna sulle maree come la parte meno soddisfacente della sua teoria gravitazionale. Difatti la teoria asserisce che l'oggetto più grande attira il più piccolo, ma considerato che la massa lunare corrisponde ad un ottavo di quella terrestre, la Luna non dovrebbe essere in grado di attrarre un bel niente. Ed ecco che la scienza ufficiale interviene miseramente sostenendo l'azione delle maree come subordinate alla forza centrifuga della rotazione terrestre. Ma anche in questo caso non si spiega perché specchi d'acqua salata ne siano influenzati mentre il resto no. Nel modello terra piatta invece le maree sono la conseguenza dell'azione elettromagnetica dell'atmosfera in rapporto alle acque saline dei mari. Praticamente l'acqua dei mari funge da soluzione elettrolitica che conduce gli ioni da un elettrodo all'altro. L'energia elettromagnetica del Sole e della Luna crea direttamente maree a causa delle proprietà magnetiche dell'acqua. In sintesi, il Sole è elettromagneticamente positivo, respingendo l'acqua nell'oceano crea basse maree, mentre la Luna, essendo elettromagneticamente negativa, causa alte maree. Semplice, logico, lineare. Andiamo avanti, la demolizione non è ancora terminata. Ad ogni modo, il Sole sorge tutti i giorni e tramonta tutti i giorni, lo vedete anche voi questo, no? È chiaro, basterebbe questo per dimostrare che la Terra non è piatta, perché dove va il Sole? Dove va? Se schianta sulla Terra piatta. Neurodrom, prima di criticare la Terra piatta avresti dovuto studiarla, proseguiamo. Il Sole sta fuori dalla nostra atmosfera e al tramonto va a finire dietro l'orizzonte, illumina l'altra faccia del pianeta e noi restiamo al buio. Invece, secondo il loro modello, trovandosi a 3000 miglia di altezza, non dovrebbe mai sparire dietro l'orizzonte, dovremmo vederlo alto in cielo anche di notte, anche semplicemente osservando la mappa. Se sto qui, mi basterebbe guardare in questa direzione per vederlo, magari con un binocolo o addirittura con un telescopio, ma dovrei vederlo anche di notte. Evidentemente la prospettiva non ti entra in testa, noi non vediamo il Sole proprio per via della visione prospettica convergente. Però loro dicono che in realtà è tutto dovuto alla prospettiva. Cazzo, Neurodrom che nomina la prospettiva, facciamo progressi, sentiamo.
Secondo loro, siccome il Sole si allontana da noi, per effetto della prospettiva diventa talmente piccolo da essere impossibile da vedere, come in questa dimostrazione. Alt, la tua visione prospettica è fuorviante e distorta. Questa è la vera rappresentazione prospettica del Sole. Difatti, se un oggetto si allontana in linea retta davanti al mio asse longitudinale, lo vedrò rimpicciolirsi gradualmente fino a scomparire nell'orizzonte. Se però l'oggetto si allontana ad un'altezza superiore al mio punto di osservazione, allora si rimpicciolirà di meno. In poche parole, più alto è l'oggetto rispetto al mio punto di osservazione e meno sarà influenzato dal rimpicciolimento prospettico. Sentiamo cosa dice il terrapallaro. E anche se fosse, con la prospettiva, gli oggetti man mano che si allontanano si rimpiccioliscono. Quindi, dopo aver spiegato abbondantemente la prospettiva, spero sia chiaro a tutti che questa funziona soltanto collocando il Sole nella sua corretta posizione in alto nel cielo. Ovviamente la spiegazione di Neurodrome fallisce dal momento in cui egli piazza il Sole ad altezza uomo. Per di più paragona i terrapiattisti ad un poveretto che cerca di spiegare la prospettiva del Sole attraverso l'uso di una scrivania ed una monetina. Cazzo, non so chi sta messo peggio. Abbiamo materiale sufficiente per dirvi che sulla nostra sezione il Sole né sorge e né tramonta, semplicemente orbita in senso orario da est verso ovest. È la prospettiva che ci frega. Difatti noi percepiamo l'alba ed il tramonto, ma in realtà il Sole svanisce proprio nel punto di fuga della prospettiva umana, dentro l'orizzonte dove cielo e terra si incontrano. Ci prendono per il culo da sempre. Il Sole non dista dalla Terra 150 milioni di chilometri. È molto più vicino ed è molto più piccolo. La luce emanata illumina mezzo piano piatto alla volta. Gente, queste sono solo nozioni. Adesso lo asfaltiamo. La Luna. Un modello scientifico, per essere considerato attendibile, deve essere in grado di spiegare tutte le variabili. Col nostro modello, ad esempio, possiamo prevedere tutte le eclissi solari e lunari e tutti gli allineamenti dei pianeti, mentre col loro modello non è assolutamente possibile spiegare questi fenomeni astronomici, né tantomeno prevederli. Falso. Per predire eclissi solari e lunari non è assolutamente necessario il modello eliocentrico. Trovate delucidazioni anche su Google. Persino il sito della NASA spiega che le eclissi vengono predette utilizzando il ciclo di Saros scoperto dai Caldei, per poi essere utilizzato anche dai Babilonesi. I Caldei si accorsero infatti che la Luna e il Sole si ritrovano ciclicamente nella medesima condizione, ovvero una volta avvenuta un'eclissi solare parziale o totale, la successiva nel medesimo luogo si sarebbe verificata dopo 6585 giorni. Questo numero addirittura veniva tramandato in segreto ed era considerato magico. Oggi sappiamo che le eclissi quasi esattamente si ripetono nei medesimi luoghi dopo 3 Saros, cioè 54 anni. Come potete notare dall'immagine, il calcolo del ciclo di Saros necessita soltanto di 2 variabili, il Sole e la Luna. La Terra non viene considerata come variabile, proprio come se fosse ferma. Piccola parentesi per chi se lo fosse perso: il nostro video terraferma enuncia l'esperimento di Michelson e Morley, dimostrante la stazionarietà del nostro piano. Dategli un'occhiata, andiamo avanti. Come potete vedere, possiamo calcolare empiricamente il tutto senza tener conto delle dimensioni, delle distanze né tantomeno delle velocità di orbitazione della Terra. Molte civiltà antiche, basandosi su di una Terra piatta geocentrica, riuscivano a calcolare le eclissi con la stessa precisione di oggi. Esistono strumenti antichissimi capaci di tali calcoli, come ad esempio la macchina di Antichitera datata 200 a.C., un sofisticato planetario mosso da ruote dentate in grado di calcolare con precisione il ciclo del Sole, della Luna e delle relative eclissi. Mi chiedo come mai, annotando il percorso eclittico sul globo, vengono fuori traiettorie ondulanti, davvero molto strane oltre che illogiche. Insomma, dovremmo vedere tragitti corrispondenti alle ricostruzioni delle agenzie spaziali.
Se invece trasponiamo gli stessi percorsi sulla Terra piatta, voilà, tragitti circolari, guarda un po' che coincidenza. Aprite le orecchie, perché ora sbriciolo il modello sferico. La teoria del globo dice che, in fase di eclissi, la Luna entra nel cono d'ombra della Terra che ne interrompe l'illuminazione da parte del Sole. Ergo, durante l'alba negli Stati Uniti l'ombra della Luna dovrà essere in basso, necessariamente. Ebbene, New Mexico, eclissi lunare del 10 dicembre 2011, e l'alba, la luce del giorno aumenta, ma il cono d'ombra della Luna è in alto, mentre invece dovrebbe essere in basso. Stesso fenomeno osservato nell'Illinois alle 6:30 del mattino. I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. Nella Terra piatta invece la Luna, al di là della sua natura tonda, discoidale o chissà cos'altro, ha un'orbita poco più lenta di quella del Sole, 25 ore, così da rendere plausibile anche l'eclissi solare, fenomeno calcolato precisamente dagli antichi proprio sulla base della pianta a terra piana. Gente, decidete, o vi fate abbindolare dalla scienza ufficiale che non offre risposta a tante domande, o riflettete ponendovi qualche dubbio. La scienza ufficiale sostiene che la Luna sia un planetoide non luminescente che riceve e riflette tutta la sua luce dal Sole, ma in verità si riesce a vedere attraverso le parti non illuminate del satellite. Curioso, no? Ma soprattutto perché non vediamo mai la parte della sfera in ombra dove sparisce? Se guardate nel cielo notturno vedrete una Luna autoluminescente. Notate l'alone di luce? Bene, se la Luna riflettesse davvero la luce del Sole, questo alone luminoso non sarebbe possibile. Sì, perché se il bagliore è un riflesso solare, allora dovrebbe unicamente sprigionarsi dalla parte illuminata, cioè così. Quei fenomeni della NASA prima decantano una luna luminosa e riflettente, poi però durante gli allunaggi la mostrano buia e grigia, per niente riflettente neanche col Sole di fronte. Buffoni! Nelle notti limpide durante un ciclo crescente o calante è persino possibile vedere occasionalmente stelle e pianeti direttamente attraverso la superficie della Luna. La Royal Astronomical Society ha registrato molti eventi simili nel corso della storia che distruggono totalmente il modello eliocentrico. Scienziati liberi di basarsi sull'osservazione e sui dati, non sulle dogmatiche direttive della comunità scientifica o del pizzicaro sotto casa di Neurodrome. Un'altra prova verificabile da chiunque è quella del termometro da noi mostrata nel video Plain T Globotard. E che mi dite della Luna? Continuate a bervi la stronzata della luce solare riflessa, quando esistono decine di prove che mostrano la Luna illuminare le nuvole localmente intorno ad essa. Ci sono video specifici con l'ausilio di lenti termiche di mostrare la luce propria della Luna e degli effetti opposti rispetto a quella solare. Sì, perché la luce diretta è più calda rispetto alla sua ombra, mentre l'ombra lunare è più calda rispetto alla sua luce diretta. E poi a volte si possono vedere le stelle attraverso la Luna, proprio perché la Luna non è una roccia solida distante 293.000 miglia. Gente, viviamo nella bugia, lo capite? Consider myself to be an ordinary, humble person who wants to serve mankind with what man has striven for from the beginning of consciousness, with truth and understanding of the world. Well, now, one thing, you have a theory about the moon, and we expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma, cosmic plasma. Gravitational theories are out, and a new concept of the cosmos and of its laws has to be evolved. This fact will eventually be confirmed. I made certain predictions which were already confirmed in 1958, and the situation now is coming close to a complete confirmation. What will be the result if you're proved to be correct in your theories? The result will be profound and decisive. Because if the moon is a plasma, no man will ever land on it. The Americans and Russians are thinking of landing men on it.
Well, that will never happen. Sapete cosa significa questo, terrapallari? Che la luna è un luminare, proprio come scritto nella Bibbia. Insomma, noi siamo in grado di creare proiezioni olografiche come questa o questa. Non vedo perché la stessa capacità creativa olografica non possa essere adoperata da entità più evolute con lo scopo di ingannarci. Abbiamo filmati a pacchi che dimostrano come stelle e pianeti non siano solidi ma bensì simili a proiezioni luminescenti riflesse nell'acqua. Verificate voi stessi, basta una Nikon P900. La stessa Bibbia spiega che sopra il firmamento ci sono le acque di sopra ed è proprio così, come uno schermo a cristalli liquidi. Munitevi di una fotocamera dotata di uno zoom con capacità di ingrandire di almeno 80 volte il punto osservato e capirete ciò di cui parlo. Sono solo le agenzie spaziali di merda che ci mostrano immagini computerizzate in alta risoluzione, completamente differenti dalle osservazioni reali. Questi coglioni per spiegare la creazione hanno totalmente escluso dall'equazione Dio, divinità o altre entità, appioppandoci la minchiata del Big Bang, teoria scientifica impossibilitata dall'empirica proprio perché dal nulla non si crea nulla. Ed anche se fosse scientificamente dobbiamo per forza considerare un pre-Big Bang, un innesco, un'energia, una forza, chiamatela come vi pare, ma escludere a priori dall'equazione un creatore od una creazione è l'errore più folle ed antiscientifico che si possa commettere. Prego. Un'altra cosa che il loro modello non è in grado di spiegare è perché chi sta in un emisfero vede la luna capovolta rispetto a chi sta nell'altro, né tantomeno per quale motivo l'ombra parte da due lati opposti. Nel nostro modello invece è ovvio che sia così, visto che chi sta qui osserva la luna al contrario rispetto a chi sta qui. I terrapallari citano immagini della luna capovolta nei due emisferi come prova della sfericità terrestre, ignorando che proprio l'analisi di ciò prova il contrario. Difatti è facilmente osservabile come la luna sia visibile inclinata grado per grado di 360 gradi a seconda di dove e quando la foto viene scattata. La stessa immagine proposta da Neurodrome è una rappresentazione a dir poco approssimativa. Innanzitutto la luna viene raffigurata vista di fronte mentre gli osservatori sono su di un lato, quindi lo schema non ha alcuna validità. Se la luna fosse una sfera ed io mi trovassi nell'emisfero sud, dovrei vedere una faccia della luna leggermente diversa rispetto a chi sta nell'emisfero nord, perché pur osservando in gran parte lo stesso lato, dovrei comunque avere una visione di qualche grado spostata verso il mio punto di osservazione. Sul modello terra piatta invece vedremo sempre la stessa faccia, semplicemente perché esiste solo quella, ed inoltre non vedremo nessuna ellittica durante l'allontanamento, perché come per il Sole anche la Luna, trovandosi molto in alto rispetto al nostro punto di osservazione, non viene né deformata né rimpicciolita per effetto della prospettiva. Alcuni si sono chiesti come mai ci sono i crateri su questa faccia della Luna, visto che è rivolta verso di noi. Secondo loro non dovrebbe essere possibile, visto che c'è la Terra di mezzo, e anche se un asteroide passasse qui, finirebbe nella nostra orbita. Ma quello che loro non riescono a capire è che la Luna non è sempre stata posizionata in questo modo dall'alba dei tempi. Prima di stabilizzarsi in questa posizione, in orbita intorno al nostro pianeta, è stata in altre posizioni, quindi è normale che i crateri stiano su tutte le facce. E i crateri che vedete sono vecchi di miliardi di anni e resteranno lì per sempre, visto che sulla Luna non ci sono pioggia o vento o altri agenti atmosferici. E in ogni caso, anche oggi, è possibilissimo che degli asteroidi colpiscano anche questa faccia della Luna. Studiate invece di dire cosa accade. Caro Neurodrome, a differenza tua, noi abbiamo studiato, e se fosse come dici tu, ovvero che i crateri lunari risalgono a milioni di anni fa, spiegaci come mai quest'ultimi abbiano tutti, e dico tutti, un angolo di 90 gradi e forme perfettamente circolari. Insomma, dato che gli asteroidi hanno colpito la Luna da diverse angolazioni, non dovremmo aspettarci solchi e scie diverse? O vuoi farci credere che gli asteroidi sulla Luna sono come il piscio sulla sabbia? Siete tanto indottrinati dalla propaganda globalista che vi arrogate il diritto di non dover dimostrare nulla, screditando e sminuendo coloro che scientificamente ed empiricamente mettono in dubbio teorie fantasiose promulgate da un piccolo gruppo di illuminati pezzi di merda, gli stessi che ci indebitano attraverso il sistema finanziario internazionale, che ci prendono in giro con la politica, rendendoci schiavi, abusando dell'uso improprio della tecnologia. Ma come disse il saggio, finché l'umano è felice delle sue catene non si renderà mai conto di esserne schiavo. Andiamo avanti. Miraggi. Ci sono dei video che dimostrano come da Ventimiglia si possa vedere la Corsica.
Questo nel nostro modello di terra sferica dovrebbe essere impossibile. Come vi dicevo anche prima, per colpa della curvatura terrestre e vista la distanza tra loro, dovrebbe essere praticamente impossibile vedere la Corsica da Ventimiglia o la città di Chicago dal Michigan. E invece alcuni video dimostrano che si vedono. Ve lo spiego io com'è possibile. Si tratta di un miraggio, un effetto ottico chiamato Fata Morgana, che si verifica soltanto in determinate condizioni atmosferiche rarissime. Bello mio, quello della città di Chicago non può assolutamente essere un miraggio. Ed appena finisci di dire stronzate ti spiego anche il perché. Prego. A seconda delle condizioni atmosferiche esistono 3 diversi tipi di miraggi. Il primo si chiama miraggio inferiore. Quando l'aria sopra è fredda, mentre l'aria vicino al suolo è particolarmente calda, i raggi del sole possono piegarsi e tornare verso l'alto. Ed è proprio per questo che nel deserto può capitare di avere dei miraggi. Spiegazione perfetta, verificabile da chiunque nell'enciclopedia. Nessuna obiezione, fin qui tutto ok, proseguiamo. Il secondo tipo di miraggio è quello superiore e il principio è lo stesso. La luce si piega a seconda della temperatura dell'aria, solo che si verifica quando l'aria calda sta sopra e l'aria fredda sta sotto, è l'inverso di quello precedente in pratica. E quando si verifica questo tipo di miraggio, si può vedere questo effetto a specchio superiore. Vedete? C'è l'oggetto sotto e sopra lo stesso oggetto specchiato. Anche qui l'esplicazione è corretta, da notare che in entrambi i casi il miraggio mostra l'immagine capovolta come in uno specchio, tenetelo a mente, prego. Arriviamo al miraggio più interessante, chiamato Fata Morgana. Questo tipo di miraggio spiega perché, a volte, si può vedere da Ventimiglia gran parte della Corsica o la città di Chicago dal Michigan. In questi casi gli strati di aria non sono soltanto 2, ma sono molti. Questo fa sì che la luce cambi spesso direzione e crei un miraggio molto complesso, ma che in realtà resta un miraggio. Adesso ti smonto. Effettuando una breve ricerca verificabile da chiunque si legge come spesso i miraggi superiori vengano erroneamente classificati come miraggi Fata Morgana. Cito testualmente. Anche se il termine Fata Morgana viene spesso attribuito ad altri tipi di miraggio più comuni, il vero miraggio Fata Morgana non può essere catalogato né come miraggio superiore né tantomeno come miraggio inferiore. Neurodrom, adesso apri bene le orecchie. Il miraggio Fata Morgana deforma tremendamente gli oggetti riflessi facendoli apparire in modo inusuale con trasformazioni che rendono l'oggetto irriconoscibile. Il miraggio Fata Morgana non è solo complesso ma cambia anche rapidamente di forma. Difatti, anche consultando fonti ritenute attendibili come Wikipedia o la rivista Wired, notiamo come il miraggio Fata Morgana venga attribuito sbadatamente a miraggi superiori più classici, perché come detto poc'anzi il vero miraggio Fata Morgana è in continuo movimento e subisce continue distorsioni. Ecco alcuni esempi del vero miraggio Fata Morgana. Vedete, non si capisce un cazzo. Questi non sono miraggi Fata Morgana ma miraggi superiori, data l'immagine riflessa a specchio che si trova sopra l'immagine reale. Mentre questo invece è un miraggio inferiore, possiamo difatti notare come l'immagine riflessa si trovi al di sotto del paesaggio reale. Addirittura sempre furbescamente l'effetto Fata Morgana viene attribuito anche ai miraggi delle navi cosiddette fantasma, ma tecnicamente anche in questi casi si tratta di un tipo di miraggio inferiore dove la densità dell'atmosfera copre il miraggio inferiore, mostrando solo la barca vera e non l'immagine riflessa. Difatti il miraggio è sempre e comunque un riflesso, sia che si tratti di un miraggio superiore sia che si tratti di un miraggio inferiore. Nel caso delle navi fantasma invece l'immagine riflessa a specchio è coperta banalmente da uno strato denso di atmosfera o semplicemente da nebbia. Ma anche qui si vede che è un miraggio, non vedete come l'immagine traballa? Non vedete come le proporzioni sono tutte sballate? Com'era io credo soltanto a ciò che vedo, ecco, credete a questa allora. Vedete come le immagini sono completamente falsate? Le proporzioni sono tutte sballate. Cazzo Neurodrom, neghi proprio l'evidenza, Certo che l'immagine risulta leggermente instabile, perché comunque ricordati che tra il punto di osservazione e la città di Chicago ci sono 80 km di atmosfera con diverse temperature, ma resta il fatto che la città è lì, cazzo, e si vede, e ciò che si vede è completamente diverso da tutti i tipi di miraggio appena spiegati, e l'instabilità visiva di cui tu parli è riconoscibile anche in oggetti lontani visti da un binocolo. O vuoi dirmi che anche questa barca è un miraggio? Di
queste città si vedono soltanto le parti che stanno più in alto, non si vede mai la base. Se la Terra fosse piatta dovremmo vedere anche la base, no? Cazzo, sei proprio tonto, la prospettiva non ti entra in testa, eh? Il principio è lo stesso della barca che affonda dentro all'orizzonte e non dietro. Difatti, con l'ausilio di potenti zoom, voilà, ecco la tua base. Chiunque capisce come funziona il nostro occhio e la visione prospettica sa che definire queste immagini un miraggio, addirittura che arriva da dietro la curvatura terrestre, è una cagata pazzesca dall'idiozia inaudita. Gente, prima di continuare abbiamo una richiesta da farvi. Guardate il video fino alla fine. Mi rivolgo ai più scettici, per favore, dato il momento sociale che stiamo vivendo, prendete in seria considerazione di essere stati ingannati su tutto, persino sulla madre di tutte le bugie, ovvero la Terra. Natus non ha interessi nel dirvi ciò, a differenza di quei massoni globalisti e sionisti. Anzi, veniamo puntualmente derisi ed insultati, ma non importa. La verità è il prodotto del tempo e prima o poi verrà fuori, ma vi prego nel mentre di porvi delle domande. Mettete in discussione tutte le narrazioni derivanti da istituzioni mondialiste finanziate dalla nostra ignoranza. Detto questo andiamo avanti, fate attenzione perché se non vi è ancora chiaro, adesso distruggiamo questo stronzo. Effetto fish eye. Come tutti saprete, ogni tanto qualcuno manda un pallone aerostatico in alta quota con una telecamera attaccata e dalle immagini che ne escono fuori si può osservare la curvatura terrestre. Però ovviamente i terrapiattisti negano l'evidenza, affermando che la curvatura che si vede è dovuta all'utilizzo di lenti fisheye. E per chi non lo sapesse, l'effetto fisheye è dovuto ad alcuni obiettivi grandangolari che per colpa della distorsione ottica rendono curve le immagini. Ad esempio guardate questa foto, vedete ai lati come tutto è curvo? Quindi loro dicono che l'orizzonte sembra curvo solo ed esclusivamente per colpa dell'effetto fisheye. E la gente tutta quanta, sì è vero, è solo effetto fisheye, in realtà l'orizzonte è piatto. Adesso vi faccio vedere una cosa in merito a questo. Allora, prendiamo questa foto fatta con una lente fisheye. L'effetto fisheye rende le immagini come le vedresti attraverso una bolla di sapone. Vedete? Le linee risultano distorte. Nella parte superiore, le linee che in realtà sono orizzontali tendono verso l'alto. Nella parte inferiore invece le linee tendono verso il basso. Più si va verso l'esterno e più l'effetto è accentuato. Al centro esatto invece, le linee orizzontali restano orizzontali. Avete sentito bene? Il signorino Neurodrome ci sta spiegando che una lente fisheye non deforma l'immagine al centro dell'inquadratura. Mi raccomando, tenetelo bene a mente perché tra poco lo sbricioliamo. Guardate anche questo video. Una linea orizzontale, se si trova al centro dell'inquadratura, risulterà comunque orizzontale. Invece allontanandosi dal centro diventerà sempre più distorta. Se sta sopra tende verso l'alto, se sta sotto tende verso il basso. Fin qui ci siamo, ma qui viene il bello. Guardate questa foto. Questa non è una foto, imbecille, non è un'immagine scattata, questa è una ricostruzione in computer grafica. Secondo loro questa curvatura dell'orizzonte è dovuta all'effetto fisheye. Poracci, ma se sta sotto, com'è possibile che la linea tende verso l'alto? Aridaglie, questa non è una foto ma un'immagine CGI e l'unico poveraccio qui sei tu, perché basta tagliare l'immagine nella parte inferiore ed aggiungere un po' di sfondo nero nella parte superiore e voilà, ecco la tua foto. Se sta sotto la metà dovrebbe tendere verso il basso, no? L'orizzonte dovrebbe sembrare concavo, dovremmo vedere una cosa del genere se fosse vero ciò che dite, no? Ma ti rendi conto che ti stai sputtanando da solo? Perché in pratica stai fornendo tu stesso le prove di un utilizzo ingannevole di lenti fisheye? Per di più, proprio il tuo filmato della torta dimostra, anzi conferma che la Terra è piatta. Difatti il video mostra già a pochi metri dal suolo una deformazione dovuta all'uso delle lenti fisheye. Notate come l'orizzonte viene distorto da concavo a convesso, mentre invece quando si trova perfettamente a metà della lente l'orizzonte appare orizzontale o piatto? Una linea orizzontale, se si trova al centro dell'inquadratura, risulterà comunque orizzontale. Vi ricordate cosa ha detto prima il signorino? Ripetiamo insieme. Una linea orizzontale, se si trova al centro dell'inquadratura, risulterà comunque orizzontale. Invece allontanandosi dal centro diventerà sempre più distorta. Se sta sopra tende verso l'alto. Ripetiamo insieme. Se sta sopra tende verso l'alto. Se sta sotto tende verso il basso. Di nuovo, se sta sotto tende verso il basso. Fin qui ci siamo. Benissimo Neurodrome, dato che fin qui ci siamo e ci sono anch'io, adesso ti chiedo attenzione perché sto per asfaltarti. Una
Una linea orizzontale, se si trova al centro dell'inquadratura, risulterà comunque orizzontale. Bene, una linea orizzontale, nel nostro caso un orizzonte piatto, al centro dell'inquadratura risulterà comunque orizzontale. Se sta sopra, tende verso l'alto. Ok, ti seguo, se sta sopra tende verso l'alto. Se sta sotto, tende verso il basso. Vai, ci sono, se sta sotto tende verso il basso. L'effetto fisheye rende le immagini come le vedresti attraverso una bolla di sapone. Vedete, le linee risultano distorte. Nella parte superiore, le linee che in realtà sono orizzontali tendono verso l'alto. Nella parte inferiore invece le linee tendono verso il basso. Più si va verso l'esterno e più l'effetto è accentuato. Al centro esatto invece le linee orizzontali restano orizzontali. Grazie coglione, hai appena dimostrato che non c'è nessuna curvatura. E ciò che voi ritenete curvo altro non è che una distorsione dovuta alle lenti fisheye. Perché se la Terra fosse una sfera come tu dici, quando l'orizzonte si trova al centro dell'obiettivo e quindi senza distorsioni dovute alla lente fisheye, dovrei comunque vedere proprio una cazzo di curvatura ed invece niente, nada, nisba, tutto piatto perché è piatto. E adesso questo come me lo spieghi, pagliaccio? Comunque sono un tipo generoso, quindi ti lascio delle riprese realizzate senza l'uso di lenti fisheye. L'orizzonte è sempre dritto a livello degli occhi, il che sarebbe impossibile su di una palla che si abbassa sotto di noi mentre noi saliamo di quota. Mi rivolgo personalmente a quella banda di idioti senza palle che sui social media ci insulta, rifilandoci quesiti senza logica persino per la teoria del globo. La NASA e Google dicono che in condizioni ottimali è possibile vedere la curvatura terrestre già ad un'altitudine di circa 35.000 piedi, ovvero 10,7 km. La rivista Focus piazza la curvatura ad un'altitudine di 20 km, ovvero 70.000 piedi. Bene, 145.000 piedi. Saliamo 195.000 piedi. Ancora 240.000 piedi. Nessuna curvatura, niente, neanche un accenno. Andiamo avanti. Curvatura terrestre. Sapete cosa fa un terrapiattista quando va al mare? Invece di godersi la vacanza, si mette a riva, osserva l'orizzonte e si aspetta di vedere la curvatura. Con la moglie dietro che se lo guarda e pensa: ma che sta a fa sto scemo? Un'altra volta a cercare la curvatura della terra. Dio mio, ma chi mi ha fatto fare sposarmi sto deficiente? C'aveva ragione mio padre. In spiaggia fanno finta che ne conoscono. Dice: ma che è tuo marito quello? No, ma chi lo conosce? Pure i figli piccoli piano in giro perché ci arrivano pure loro a capire che una cosa del genere è praticamente impossibile. Impossibile? Ti sto praticamente asfaltando e saremmo noi quelli da non sposare. Ti do una notizia. Siamo noi a doverci vergognare di te e dei minchioni come te che con superficialità accettano una narrazione che fa acqua da tutte le parti, sminuendo chi invece si pone qualche domanda a fronte di ragionevoli dubbi. Blah, che schifo. Noi siamo minuscoli su questo pianeta, è impossibile vedere la curvatura della Terra da terra. Come fate a non capirlo? Il raggio visivo di una persona in pianura da terra è di circa 5 km. Dopodiché, vista la curvatura, non vediamo più niente che si trova a livello del mare. Se il pianeta fosse piatto, con condizioni atmosferiche ottimali, potremmo vedere anche verso l'infinito. Infinito? Quindi sta cazzo di prospettiva la usi solo quando dici tu e per il resto invece vediamo all'infinito? Cazzo, sei stupido come la merda, ci rinuncio. Tu dici che il nostro raggio visivo in pianura da terra è di circa 5 km, dopodiché vista la curvatura non vediamo più niente, giusto? Parole tue. In verità però il nostro raggio visivo in pianura in assenza di ostacoli è ben oltre i 5 km. Come già mostrato, la città di Chicago è visibile dall'altra parte del lago Michigan ad una distanza di oltre 80 km. E per tutti i motivi di cui sopra sappiamo per certo che non si tratta di un miraggio, anche perché la città rimane nitida e riconoscibile per diverse ore di fila nonostante i cambi di luce, gli sbalzi termici e le variabili intensità atmosferiche. Questo tipo di osservazioni sono attuabili in tutto il mondo anche con distanze minori. Ad esempio da Santa Teresa di Gallura in Sardegna, tra l'altro posto fantastico, si vede tutta la costa della Corsica che dista 11 km, ma secondo i calcoli terrapallari non dovremmo affatto vederla, perché sempre secondo la loro curvatura quelle coste dovrebbero trovarsi a ben 7,8 metri oltre la curvatura stessa. Stesso discorso
discorso sul lago Maggiore. Tra Ferriolo ed il paesino di Cerro ci sono quasi 10 chilometri, ma tutta la riva è visibile sopra l'orizzonte. Di esempi così ce ne sono migliaia in tutto il mondo e tutto tace nell'oblio terratondista. Oppure che dire dei cecchini che sparano fino a 3-4 chilometri di distanza non tenendo conto della curvatura, che a quelle distanze da punti sopraelevati dovrebbe oscillare dai 20 ai 50 centimetri. E prima che qualcuno di voi citi l'effetto Coriolis, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro video Blue Marble che approfondisce proprio questo tema. Mettetevi bene in testa che la curvatura esiste solo nei calcoli teorici. Nessun esperimento scientifico riproducibile ha mai dimostrato la curvatura né tantomeno la rotazione. Ma prima che qualche terratondista mi citi Eratostene, ecco a voi uno stralcio del nostro penultimo video, prego. Per chi non lo sapesse, si dice che abbia misurato il raggio della Terra sferica. Ora, voi capite che stiamo parlando del III secolo a.C., ma prendiamo carta e penna. Eratostene osservò la differenza di ombre proiettate dal Sole a mezzogiorno del solstizio d'estate nelle città di Siene ed Alessandria d'Egitto, distanti 5.000 stadi e credute sullo stesso meridiano. Quindi, laddove a Siene il Sole non proietta ombre, ad Alessandria d'Egitto l'ombra dovrebbe formare un angolo di 7,2 gradi con la verticale, cioè un 50° di angolo giro. Da qui la deduzione: la Terra deve essere 50 volte la distanza tra le due città, cioè 25.000 stadi, che corrisponde all'attuale circonferenza terrestre. Se il Sole fosse distante, come dicono, 150 milioni di chilometri, le ombre di oggetti relativamente vicini dovrebbero essere parallele, invece sono divergenti, proprio come ad Alessandria e a Siene. Che significa? Che la fonte luminosa è molto più vicina. In pratica Eratostene ha sbagliato costante, dichiarando una curvatura della Terra invece di una distanza solare molto inferiore di quella risaputa. Vedete questa foto? È possibile solo su una Terra piatta, con un Sole molto vicino. I geni della NASA dicono che questo effetto altro non è che rifrazione atmosferica. E qui sorge un'altra domanda da 1 milione. Ma quindi i calcoli di Eratostene sono errati per via della rifrazione? Beh no, la verità è che noi vediamo i raggi del Sole in questo modo, senza considerare che l'atmosfera su di una palla agirebbe da lente convessa. Ciò vuol dire che la divergenza è dovuta da una fonte omnidirezionale di luce molto più piccola e molto più vicina, creando a sua volta ombre divergenti come quelle misurate da Eratostene su di una distanza di 5.000 stadi, ma di una Terra piatta. Gente, fermiamoci, continueremo nel prossimo. Prima di chiudere il discorso curvatura vi spiego una volta per tutte come funziona l'occhio umano. Guardate questa strada con la telecamera a terra. Vedete? La visione è molto limitata. Dal mio punto di osservazione sembrerebbe in discesa perché le auto ed i motorini scompaiono dietro all'orizzonte, ma in realtà si tratta solo di un limite dovuto al mio campo visivo prospettico. Difatti, alzandomi in piedi vedrò la strada dritta ed in pianura. Quindi, se la Terra fosse un globo, di certo non mi aspetto di intravederne la curvatura laterale, perché la nostra vista non ci permette di vedere così lontano. Ma quello che sicuramente dovrei osservare è un abbassamento dell'orizzonte, perché indipendentemente dalle dimensioni, una sfera è una sfera. Quindi, salendo perpendicolarmente di quota, dovrei per forza, e sottolineo per forza, notare un abbassamento dell'orizzonte, che scenderebbe gradualmente sotto il campo visivo così da percepirne la curvatura, ed invece niente. Ah, dimenticavo, avete notato l'effetto di sfocatura vicino all'orizzonte? Mi raccomando, da bravi, scrivete nei commenti che si tratta di un miraggio. Magari si scopre che quella è la motoretta della Fata Morgana. Neurodrom, sto frantumando la tua terrapalla. I miei colleghi qui mi dicono di fermarmi, ma la tua insolenza merita ancora un paio di lezioni. Proseguiamo. Antartide. Secondo il modello della Terra piatta, intorno al nostro pianeta ci sarebbe tutta una cintura di ghiacci, una cosa proprio da film di fantascienza, e secondo loro, sentite la perla, sarebbe tutta controllata dai militari per non farci vedere cosa c'è oltre i confini del mondo. Comunque, vi propongo un esperimento visivo. Guardate ad esempio quanto è lunga l'Italia, e poi immaginatevi quanto dovrebbe essere lunga questa cintura di ghiacci. Vi immaginate quanti militari ci vorrebbero per controllare una cosa così estesa? Vi sembra fattibile? Secondo me no. Alt, un attimo. Prima di tutto, la mappa della
terra piatta non è carta straccia come vogliono farci credere, ma è la mappa di riferimento utilizzata per le radiocomunicazioni e per le rotte aeree e navali. Basta cercare proiezione azimutale equidistante. E prima che qualche coglione ci scriva che questa è solo una rappresentazione, beh, sto cazzo. Su questa mappa un qualsiasi punto scelto come centro conserva inalterati sia l'angolo azimut che la distanza, il che rende tutti gli altri punti della mappa ricollocati. Vi starete chiedendo cosa vuol dire? Bene, significa che le attuali misure terrestri funzionano proprio se teorizzate su di un piano. La stessa mappa, tra l'altro, la troviamo raffigurata anche nel simbolo delle Nazioni Unite, quindi tanto ridicola non è. Ad ogni modo, caro Neurodrome, non occorrerebbe schierare chissà quale esercito lungo la cintura di ghiaccio. La moderna tecnologia è più che sufficiente, difatti basta un monitoraggio radar costante, in grado di individuare facilmente qualsiasi esplorazione non autorizzata oltre il 60° grado di latitudine sud. Quando questo accade, le autorità navali si mettono in contatto con le imbarcazioni per comunicare loro di tornare indietro, perché in virtù del Trattato Antartico si trovano in una zona naturale protetta inaccessibile senza autorizzazione governativa. Neurodrome, la tua argomentazione è d'austeria e manca di rispetto ad un tema molto serio di cui sappiamo poco e niente. Secondo la scienza ufficiale, l'Antartide sarebbe un continente grande quanto l'America, pieno zeppo di materie prime, tra le quali ferro, carbone e tanto petrolio da fare gola a tutte le lobby petrolifere comprese i rispettivi governi. Eppure, nonostante i continui conflitti mondiali per l'approvvigionamento di risorse, la distruzione di ogni ecosistema e la costruzione di bombe in grado di vaporizzare interi paesi, stranamente riguardo l'Antartide sono tutti d'accordo, tutti amici e tutti fanno da bravi. Ah, una domanda: come mai non c'è neppure mezzo aereo che sorvola longitudinalmente l'Antartide? Cazzo, e non ditemi che la scusa è il freddo, perché allora siete falsi come le marmotte che incartano cioccolata. Siete così manipolati da credere che gli stessi individui delle stesse corporazioni che per denaro hanno inquinato senza scrupoli l'atmosfera e gli oceani siano invece sensibili alla questione antartica, rispettando l'unico habitat naturale dove l'uomo tra l'altro non è neanche presente. O credete davvero che in piena guerra fredda Stati Uniti e Russia si siano accordate pacificamente sulla questione antartica, essendo in guerra invece per tutto il resto? Certo, ognuno di voi poi crede a ciò che vuole, ma ricordatevi ogni tanto di usare la logica e di aprire gli occhi. In realtà questa loro credenza è dovuta al fatto che tutte le nazioni del mondo hanno firmato il cosiddetto Trattato Antartico, che rende quella zona della Terra inaccessibile a tutti, quindi nessuno può fare niente lì, né tantomeno impadronirsi di quella zona, e secondo loro questo dimostrerebbe che i potenti della Terra ci stanno nascondendo qualcosa, ma in realtà loro i punti del Trattato Antartico non li hanno mai nemmeno letti, perché altrimenti avrebbero visto che è tutto nella norma. Ci sono scritte cose tipo l'Antartide deve essere usato solo per scopi pacifici. Ah, poi c'è scritto proprio testuale che le basi militari sono proibite, nessuna esplosione nucleare e cose così, insomma. Quindi dobbiamo soltanto che essere felici che ci sia questo trattato. Felici? Cioè dovremmo essere contenti di uno dei più grandi occultamenti dell'umanità? Cazzo, sei proprio scemo. Adesso te lo spiego io il Trattato Antartico, apri bene le orecchie. Questo documento è stato siglato nel 1959, stranamente pochi anni dopo la spedizione dell'ammiraglio Byrd della Marina statunitense. Spedizione antartica denominata High Jump, dove vennero mobilitate una portaerei, 14 navi e decine di aerei ed elicotteri per un totale di 4.700 militari. Sempre stranamente l'operazione venne abolita di colpo a causa della perdita di 2 elicotteri, circostanze descritte nel diario di bordo dell'ammiraglio Byrd, che senza entrare nei dettagli parlava di una cupola traslucente. Quello che è strano è che oggigiorno è stata dimenticata un'area grande come gli Stati Uniti, mai vista da nessun occhio umano, e che si trova oltre il polo, dall'altra parte del polo sud, oltre mezza America. E che dire, penso che è sorprendente. Deve trattarsi di un'area così grande che non è mai stata esplorata. Supponendo che esista altra terra oltre all'Antartide, se questa terra inabitata fosse su un globo dovrebbe arrivare fino all'Oceano Indiano.
Molti esploratori, tra cui il capitano James Cook ed il capitano James Clark Ross, nel tentativo di circumnavigare l'Antartide, impiegarono dai 3 ai 4 anni viaggiando per circa 60.000 miglia. La nave britannica Challenge effettuò una circumnavigazione indiretta ma completa dell'Antartide, percorrendo 69.000 miglia nautiche, ovvero circa 127.000 chilometri. Anche considerando tutte le deviazioni del caso, comparando tali misure con quelle ufficiali del globo, i conti non tornano. Ad ogni modo, vista l'impossibilità di una verifica, possiamo basare la disamina solo su 3 punti: le foto dallo spazio, le immagini webcam ed i viaggi turistici organizzati. Iniziamo dalle foto spaziali. Facciamo una rapida ricerca su Google e scriviamo Antartide dallo spazio. Dalle immagini che Google ci mostra si può notare come non esiste nemmeno una singola foto reale scattata dallo spazio, ma solo immagini computerizzate. E per quanto voi terrapallari crediate a queste, sta di fatto che l'Antartide visto dallo spazio non sappiamo come cazzo è fatto realmente, punto. E dovrebbe bastarvi questo per porvi qualche domanda. Passiamo adesso alle webcam. Come spiegato da Neurodrome, se ci trovassimo davvero su di un globo rotante, in dicembre il sole non dovrebbe mai tramontare sotto l'orizzonte, proprio come succede al Polo Nord in giugno. Ma stranamente dalle immagini webcam si notano diversi tagli video e dall'orario sulla webcam si nota anche la mancanza di oltre 5 ore di registrazione. Schifosi bugiardi. Inoltre, segnalando questa anomalia al supporto online del sito ufficiale della stazione antartica australiana, la risposta data fu che le immagini troppo scure venivano tagliate automaticamente dal sistema per evitare di consumare troppa banda larga, la quale sarebbe molto limitata in quei luoghi. Mai risposta fu più imbecille, cazzo, dato che la segnalazione era riferita proprio ai mesi di novembre, dicembre e gennaio, quando teoricamente se fossimo su di una palla il sole dovrebbe essere sempre sopra l'orizzonte per tutto il giorno. Ed anche se alcuni siti offrono immagini webcam con orari completi senza lassi di tempo mancanti, ricordatevi sempre che si tratta di video registrati in differita o immagini statiche che si aggiornano ogni tot minuti. Quel massone regista di Anthony Powell nel suo documentario Antartica sostiene di aver filmato il tragitto del sole alto nel cielo per 24 ore. Tutte balle, perché anche in quelle riprese si notano evidenti segni di post-produzione, con tagli netti che mostrano le montagne prima con la neve, dopo senza neve, raggi del sole precisi e netti e ciliegina sulla torta. L'ultimo frame è uguale al frame iniziale, il che dimostra che si tratta di un loop, brutto bastardo. Sentiamo il pagliaccio. E per verificare ciò che ho appena detto, sapete che potete fare? Potete andare direttamente sul posto. Sì, perché non è assolutamente vero che non si può andare in Antartide come sostenete voi. Si può, e come? Ci sono più di 40 agenzie turistiche che permettono a chiunque di arrivarci e migliaia di persone che ogni anno usufruiscono dei loro servizi. Fate una colletta, andate su uno di questi siti e prenotate il viaggio. E mi raccomando, non dimenticate la macchina fotografica. Che fate? Vi trovate davanti a sta bella cintura di ghiaccio e ne fate manco una foto? Mi raccomando, portatevi pure il giubbetto antiproiettile. E niente, sei proprio ingenuo, te lo ripeto, per cintura di ghiacci non si intende il muro dove da piccolo hai sbattuto la capoccia. Cerca almeno di essere onesto intellettualmente quando affronti l'argomento, evitando di mischiare le tue pseudoprove con opinioni o ancora peggio con affermazioni volutamente false e ridicolizzanti, perché adesso smonto i tuoi viaggi antartici. Da premettere che il modello della terra piatta non supporta l'inesistenza dell'Antartide, anzi, lo definisce semplicemente confine del mondo. Letteralmente. Questo vuol dire che nessuno mette in dubbio l'accessibilità delle sue coste, l'esistenza di stazioni di ricerca o l'espletamento di crociere ed escursioni organizzate, ma più semplicemente che tutto ciò avviene non oltre i limiti consentiti. Difatti, effettuando una breve ricerca, potrete verificare voi stessi che gli itinerari proposti sono quasi sempre gli stessi e fanno sempre tappa a ridosso delle zone costiere. Inoltre, aggiungo che la maggior parte dei siti di viaggi antartici sono gestiti da organizzazioni che fanno tutte capo alle stesse persone che di fatto hanno in mano il monopolio del turismo antartico. Io continuo a chiedermi perché ci dovrebbero nascondere una cosa del genere. Alla fine del video ti rispondo, prima ho un ultimo punto su cui demolirti. Prego. Giroscopio. Per chi non lo sapesse, il giroscopio è un dispositivo rotante che, se montato su una sospensione cardanica, mantiene il suo asse di rotazione sempre nella stessa direzione.
Giusto, ottima definizione. Proseguiamo. Quindi, detto in parole povere, lo puoi muovere come vuoi, ma il suo asse resterà sempre fermo verso la stessa direzione, a meno che tu non lo muova di tua spontanea volontà, ovviamente. Ancora giusto. Wow, sono sorpreso. Andiamo avanti. Oggi viene usato in molti ambiti, però negli anni in cui è stato inventato è stato usato per dimostrare la rotazione del nostro pianeta, visto che il giroscopio girava con la Terra, ma il suo asse puntava sempre verso la stessa direzione. Eccolo là, cazzo. E ti pareva che non sparavi l'ennesima stronzata? Se non viene toccato manualmente, il giroscopio mantiene sempre la sua posizione indipendentemente da quanto tempo sia passato. Difatti non c'è nessun esperimento scientifico riproducibile che mostra movimenti giroscopici causati dalla rotazione terrestre. Osserviamo. Niente, immobile, tutto fermo, in tutte queste ore neanche un cenno. Beh, ovvio, d'altronde tutti i tentativi dopo Foucault sono falliti miseramente, nonostante i nostri giroscopi siano meno rudimentali. Signori, e se Foucault si fosse preso il merito di un qualcosa di inesistente? Neurodrome, questo è quello che osserviamo da tutti gli esperimenti giroscopici, ergo la Terra è stazionaria, punto. Le applicazioni pratiche di questo strumento sono altre, ad esempio serve nella balistica navale per permettere di sparare con precisione nonostante le onde, nell'aeronautica dove il principio del giroscopio viene applicato sul giro orizzonte di bordo, un congegno composto da un rotore sospeso da giunti cardanici che gode di 3 gradi di libertà indipendentemente dai movimenti dell'aereo. Fatto girare rapidamente il rotore si comporta esattamente come un giroscopio, permettendo di conoscere l'assetto di un aeromobile rispetto all'asse longitudinale e trasversale dello stesso. Fornisce informazioni riguardo al beccheggio e al rollio ed è particolarmente utile nel volo cieco quando l'orizzonte naturale non è visibile. Il giro orizzonte giroscopico funziona anche a velocità elevate con brusche virate ed accelerazioni superiori agli 8G. In poche parole, se la Terra fosse un globo rotante nell'universo, il giro orizzonte così come il giroscopio ruoterebbe nelle più svariate direzioni, influenzato da tutti i tipi di movimenti e non solo da quello della Terra sul proprio asse. Prego. In ogni caso, per concludere, l'esperimento più attendibile che ha dimostrato la rotazione della Terra non è stato il giroscopio, ma è stato il pendolo, e visto che voi terrapiattisti siete così assetati di verità, costruite questo pendolo seguendo le esatte istruzioni del progetto originale, fate le prove, poi tornate qua e chiedete scusa. Se c'è qualcuno che deve chiedere scusa, quello sei tu, arrogante maleducato. In ogni caso asfalto anche questa tua convinzione, perché devi sapere che i pendoli di Foucault non oscillano uniformemente in nessuna direzione. A volte ruotano in senso orario, talvolta in senso antiorario, a volte non ruotano affatto, altre volte ruotano troppo. Ma c'è un fattore che si cela dietro questa truffa, verità che molti scienziati non ammettono, ovvero che ad ogni ripetizione sperimentale il pendolo necessita di qualche leggera spinta laterale. Ergo, il comportamento del pendolo dipende da 2 fattori principali che esulano dalla rotazione terrestre. Primo, la forza iniziale con la quale si attiva l'oscillazione. Secondo, il tipo di articolazione usata che ne determina il movimento circolare. La presunta rotazione della Terra è completamente irrilevante per l'oscillazione del pendolo ed ora te lo dimostro. Se il pendolo subisse una distorsione laterale nella sua oscillazione, questa forza laterale dovrebbe agire anche sul pendolo quando è fermo, giusto? In altre parole, se la presunta rotazione della Terra influisse davvero sul moto dei pendoli, allora non dovrebbe essere necessario avviare manualmente i pendoli per vedere l'effetto della rotazione. E qui ci sono poche balle che tengono, caro mio. Una forza è una forza che non agisce solo quando ti fa più comodo. E adesso presta attenzione. There's one thing that goes wrong with this experiment. As you can see, the amplitude of this oscillation changes with time. It decreases because of the friction of the air. And you make the system bigger and there's still friction of the air. So this guy found that at the South Pole, after about a couple of hours, it died away too much. So he had to do his measurements in about 20 minutes. If you make the thing much longer and put it in a museum like the Pantheon, you will find that it still decays in a couple of hours, 4 or 5 maybe. So
either you set it running for a certain length of time and see that it will rotate for a certain angle, and then have a big fanfare and start it again and burn it with another bit of match, or you put a little motor in the top and give it a little jiggle and put energy in at the top, which is somehow cheating because you're actually pushing the damn thing, and you have to make sure you push it in a way which is not going to cause a torque. So that's the way it's done in a lot of museums. Ricapitolando, sia il giroscopio che il pendolo non dimostrano un cazzo e dovremmo essere noi a scusarci? Se in questo video ho detto qualcosa di sbagliato, fatemelo notare e sarò felice di imparare qualcosa di nuovo. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Gente, la nostra disamina termina qui. Abbiamo preso a picconate il video di Neurodrome frantumando la terra tonda. Come detto all'inizio, se volete chiarimenti su altri temi tipo satelliti, gravità, NASA, ISS, acqua e tanto altro, spulciatevi la nostra playlist flat. Riguardo a te, Neurodrome, il tuo video è dottrina spiccia, il nostro è ricerca della verità. Sei un buffone. Tu e quelli come te siete l'ostacolo più grande al risveglio globale ed annegherete nella vostra inettitudine. Ma adesso rispondo alla tua domanda. Io continuo a chiedermi perché ci dovrebbero nascondere una cosa del genere. Già, perché mai dovrebbero mentirci, giusto? D'altronde, nonostante tutte le prove che sbriciolano la terra tonda, la nostra mente tende comunque a rigettare una forma planetaria diversa da quella illustrata ufficialmente, perché l'accettazione di una tale verità devasterebbe tutte le nostre certezze. Inoltre, la maggioranza della gente è pigra, non ha voglia di approfondire una questione così scontata come la forma della Terra. Ma quindi, perché mentirci? Se ci fosse una cospirazione globale attiva a 360 gradi in tutti gli ambiti della società, inclusi la politica, l'economia, le religioni e la scienza, è logico dedurre che questa truffa vada oltre il mero movente economico e di potere, perché un complotto così esteso, fragile e rischioso, finalizzato solamente alla produzione di denaro e di potere, sarebbe fine a se stesso, in quanto le elite al potere stampano già moneta, decretando a loro piacimento vinti e vincitori. Quindi perché mentirci? Cos'altro c'è in ballo? La loro sopravvivenza, e quando dico loro non mi riferisco soltanto ad esseri umani. Per comprendere ciò, innanzitutto dovete sapere che l'ateismo scientifico è stato creato volutamente dall'ordine dei Gesuiti, per allontanare le persone dall'idea di creazione e di creatori, tra l'altro ben diversi da ciò che la maggioranza immagina. A partire dal 1500 i Gesuiti, attraverso i suoi astronomi e le proprie università, creò una nuova visione cosmologica che screditasse la Bibbia. Difatti tutti i padri della cosmologia moderna erano gesuiti appartenenti a società segrete occulte. Gli stessi gesuiti dichiarano apertamente di essere un'organizzazione leader in campo astronomico, definendosi i maggiori esperti del settore grazie ad un elevato numero di scienziati gesuiti a libro paga. Per intenderci, gli stessi scienziati di cui parla Neurodrome. Questi stronzi hanno imposto le loro teorie cosmologiche in tutto il mondo, screditando e censurando tutti i sistemi astronomici preesistenti. Hanno bruciato al rogo migliaia di liberi protestanti accusati di eresia semplicemente perché fedeli a Dio e non all'istituzione della Chiesa. Nel 1814 i Gesuiti iniziarono ad agire occultamente, infiltrandosi in ogni organismo della società, creando sottoorganizzazioni, con l'unico scopo di estirpare il vero cristianesimo fondato sul Cristo risorto, sostituendolo con una religione piena di rituali pagani e di simboli che occultano la vera storia di Dio. Adesso vi mostro il testo del giuramento gesuita registrato nel verbale del 62esimo congresso, terza sessione del Congresso degli Stati Uniti. Calendario della Camera numero 397, rapporto numero 1523 del 15 febbraio 1913, a pagina 3215 e 3216. Il giuramento è anche citato da Charles Didier nel suo libro Roma sotterranea, pubblicato nel 1843, tradotto dal francese. Alberto Rivera, un ex gesuita pentito fuggito dall'ordine nel 1967, conferma che la cerimonia di iniziazione gesuita ed il testo del giuramento sono identici. Stranamente poi Alberto Rivera morì per avvelenamento. Questo è il giuramento. Per chi di voi volesse leggerlo, metta in pausa il video.
I gesuiti nei loro testi, oltre al vanto di aver creato l'ideologia dell'ateismo, professano la creazione del comunismo e della falsa scienza darwinista. Cito testualmente: le classi istruite dei gentili si vanteranno della propria erudizione e metteranno in pratica senza verificarle le condizioni ottenute dalla scienza, allo scopo prefisso di educarne le menti secondo le nostre direttive. Non crediate che le nostre asserzioni siano parole vane. Notate il successo di Darwin, di Marx e di Nietzsche, che fu interamente preparato da noi. Gente, questa è storia, non è opinabile. Di fronte a ciò le mie opinioni personali non hanno alcun valore. Attenzione, parlare di Bibbia, creazione e creatori non fa di noi dei religiosi. Anzi, le religioni sono state create per distorcere la realtà ed utilizzate come strumenti per dividere ed allontanare le masse dalla vera verità. D'altronde il modo migliore per sconfiggere un'ideologia è quello di infiltrarsi in essa e distruggerla dall'interno, travisando i testi e promulgando false dottrine che non trovano alcun riscontro con le sacre scritture, quelle originali. Ciò che dicono i biblisti attuali israeliani, docenti nelle università israeliane, ciò che dicono lo scrivono, non è che lo dicono, lo scrivono, è che noi abbiamo una certezza, che la Bibbia che abbiamo noi non è quella scritta in origine, perché ogni volta che veniva o riscritta sotto dettatura o addirittura anche copiata da codice a codice, veniva cambiata. Quindi noi abbiamo una Bibbia che è quella che è il frutto di una elaborazione che si è distribuita nel corso dei secoli, che ha fatto sì che noi leggiamo un libro che non è quello scritto in origine, perché ha subito un sacco di cambiamenti. Quindi con la Bibbia facciamo finta. E la prima cosa sulla quale dobbiamo fare finta è proprio questo, fare finta che chi l'ha scritta avesse scritto questo, ma sappiamo che non è così. Nei testi di riferimento dell'alta massoneria viene chiaramente indicato che il grande architetto dell'universo a cui la massoneria fa capo è Lucifero. L'ateismo è un'ideologia creata appositamente per le masse perché è più facile dominare e manipolare chi non crede in niente. Scritture ispirate alle ideologie gnostiche e New Age sostengono la malvagità di Dio e la bontà di Lucifero. Addirittura affermano che Lucifero diventerà il salvatore del mondo. Chi studia le profezie bibliche sa che l'umanità si trova indiscutibilmente negli ultimi tempi profetizzati dall'Apocalisse. Guerre mondiali, carestie, degrado morale, apostasia, ricostruzione dello Stato di Israele, ascesa al potere del nuovo ordine mondiale portatore di una falsa pace illusoria globale. Fu anche predetto che la conoscenza della verità aumenterà e che l'inganno verrà esposto. Gente, il male del mondo non si nasconde più, vi sta programmando per credere a qualsiasi propaganda, dovete svegliarvi. Questi manovratori occulti hanno programmato gli ultimi secoli per propiziare l'avvento del nuovo falso messia, del nuovo falso salvatore che molto probabilmente si presenterà come un alieno buono portatore di pace per l'umanità. E se la maggioranza del mondo dormirà, il futuro cadrà interamente nelle mani di esseri spregevoli. Ci schiavizzeranno consapevolmente portandoci all'annichilimento. Siamo più di una semplice casualità cosmica, il nostro genoma racchiude un disegno intelligente. Svegliatevi, non c'è più tempo, siete lupi, non pecore. Il video termina qui, tenete bene a mente la verità è il prodotto del tempo e ricordate, Natus domina. Sono il Big Bang, l'inizio, la nascita della bolla, la purezza e il loro vizio, detestano la menzogna, sono l'universo dominato dalla gravità, il senso di appartenenza e la libertà.